2020. Avevamo già comprato queste frecce non originali dal costo esagerato di 24 euro tutte e quattro. Di una avevamo già utilizzato la gemma perché uno dei 4 indicatori era rotto. Queste gemme fumé ci piacciono molto. Il supporto non è in gomma ma in plastica dura, ma comunque nuovo e durerà sicuramente un po' nel tempo. Vedere la differenza di attacchi elettrici, di collegamenti elettrici tra l'originale, questo celeste, e queste frecce. Probabilmente queste non è che non siano adatte, credo che montino su un altro modello, semplicemente, non su questo Transalp. Comunque, per riuscire ad adattare questo a questo qua, o si cercava in qualche maniera di recuperare questo attacco, questo aggancia-sgancia rapido, oppure avremmo dovuto modificare l'impianto elettrico della moto tagliando, e io sinceramente non voglio modificare l'impianto elettrico della moto. Quindi provvederemo a 2 donazioni di queste 4 indicatori non originali. Doneremo la parte di aggancio che è rovinata e le altre 3 gemme che sono veramente molto belle, di questo colore un pochino fumé. A me piacciono, poi i gusti sono gusti. Ora togliamo le fasce della nostra malcapitata. Vedete la situazione in cui era e naturalmente non si poteva andare con questo. Cerchiamo di capire ora se possiamo sostituire questa parte rotta. C'è una vite qui all'interno che proveremo a togliere e vedo che anche nelle nuove frecce c'è questo foro con 2 vitine dentro però. Qui sulle frecce originali questa parte in gomma fa anche un po' da guarnizione e quindi sicuramente non avremo lo stesso trattamento . Con mia grande sorpresa, anche questa parte qua non originale, sebbene non in gomma e non ammortizzata ma molto dura, in realtà ha la forma della guarnizione. È leggermente più piccola però. Vediamo che cosa succede mettendola sulla freccia originale. Prima cosa, l'indicatore di direzione originale ha un solo alloggiamento per la vite, e qui invece su questo non originale ci sono 2 punti, il che già ci potrebbe far desistere, ma soprattutto notiamo che la parte di sotto e l'uscita della vite non corrispondono, quindi questo non ci permetterà di montare questa vite. Quindi questo montaggio sembra non essere possibile. Proviamo a passare ad una donazione più pesante, cioè potremmo smontare tutta la parte dell'impianto elettrico della freccia originale e passarla all'interno, se possibile, della freccia aftermarket, che poi è una copia
A prima vista le due lampadine sono tenute nella stessa maniera, quindi dobbiamo prendere questa qui, inserirla all'interno di qua. Riposizionata la lampadina, reinseriamo il supporto laterale e proviamo a chiudere. Riposizioniamo la gemma e la sua vite, molto bruttarella direi, perché questa nera era un po' più elegante ma non ci aiuta. La prima freccia dovrebbe essere a posto. Io andrei a fare una prova prima di rimontare tutto. Rimontata la freccia volante, quadro acceso, l'indicatore funziona perfettamente. A proposito, seguiteci, iscrivetevi al canale, mettete un like, perché solo così i piccoli canali possono migliorare e continuare a fare contenuti ed essere apprezzati. Grazie! Mi sono accorto anche di un'altra cosa, che il vetrino effettivamente era già stato sostituito. Freccia originale, freccia bianca, le due nuove. Quale sarà? Prenderei anche l'altro e tenderei a dire che quello originale è di colore grigio, non è bianco e non è scuro, ma è di colore grigio. Probabilmente questo è il motivo per cui in questo momento esteticamente preferisco queste un pochino più scure, quindi avevo già un vetrino montato che non era il suo. Ora, non tutti si troveranno in questa condizione, vi ricordo che questi indicatori di direzione sono veramente economici, tanto che adesso sto pensando che tutto questo lavoro serva veramente a poco, perché da hondista convinto credo che presto tornerò alle frecce originali. Vediamo se riusciamo a farne una stagione. Ormai ce l'avevo acquistate forse per errore, forse perché volevo prendere solo le gemme, forse perché quando una cosa costa poco uno la compra. In ogni caso cerchiamo di utilizzarle. Boh.